Allora, vediamo un po' qual è lo scopo dei brevetti. Lo scopo dei brevetti è quello di permettere un avanzamento tecnico-scientifico. E come permette di ottenere ciò? Permette di ottenere ciò attraverso due strumenti. Il primo strumento è quello di garantire un diritto esclusivo al titolare del brevetto. Il secondo strumento che permette di ottenere un avanzamento tecnico-scientifico è quello che per riuscire ad ottenere effettivamente questo diritto esclusivo la normativa brevettuale richiede una descrizione dell'invenzione sufficientemente chiara e completa affinché l'invenzione possa essere riprodotta. Questo fa sì che da un lato l'inventore sia portato a brevettare per ottenere il diritto di sfruttamento esclusivo, ma nel contempo sia portato alla divulgazione dell'invenzione. Questo favorisce lo sviluppo della tecnica e della scienza perché a volte, prima del sistema brevettuale, ma anche tutt'oggi, alcune aziende, alcuni inventori, per mantenere un vantaggio competitivo sugli altri, potevano e possono pensare di mantenere le proprie invenzioni segrete all'interno della propria azienda. Quindi il sistema brevettuale è fatto apposta per andare incontro a queste necessità. Non tutte le invenzioni, non tutte le idee sono però brevettabili e sono brevettabili solo quelle idee, quelle intuizioni che in qualche modo presentino una serie di requisiti di brevettabilità e che non siano in qualche modo escluse dalla brevettazione per specifica normativa. Allora, vediamo innanzitutto quali sono i principali requisiti di brevettabilità. Il primo requisito di brevettabilità è la novità. Poi abbiamo l'attività inventiva o originalità e in seguito abbiamo anche l'applicabilità industriale e poi necessario affinché le invenzioni siano brevettabili che le invenzioni non siano contrarie alla morale comune. Cominciamo quindi dalla novità. Cosa si intende per novità e quando un'invenzione può essere reputata nuova e quindi avere questo requisito per essere brevettabile? La novità è presente in un'invenzione quando l'invenzione ha almeno una piccola differenza rispetto a quello che è lo stato dell'arte. Basta una piccolissima differenza. Cos'è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è tutto quello che è stato reso disponibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto. Cosa si intende per disponibile al pubblico? È reso disponibile al pubblico tutto ciò che è stato venduto, mostrato, descritto tramite scrittura o descritto anche oralmente o descritto anche attraverso internet. La divulgazione attraverso internet è certamente qualcosa che si è inserita negli ultimi anni ma che non può essere assolutamente tralasciata. Per essere una vera e propria descrizione dell'invenzione, la descrizione deve essere, come viene detto in inglese, enabling, cioè deve consentire all'uomo esperto nel campo tecnico di riprodurre l'invenzione. Se noi mostriamo un prodotto esternamente senza mostrare il contenuto interno del prodotto e quindi che cosa sia effettivamente all'interno del concetto inventivo, questa divulgazione non è una divulgazione enabling, quindi non è una divulgazione che distrugge la novità del trovato. Possono essere oggetto di brevettazioni anche nuove utilizzazioni di composti noti. Due esempi sono illustrati da due decisioni delle Camere di ricorso dell'Ufficio Brevetti Europeo, che sono le cosiddette decisioni Growth Regulator e Mobile Oil. E in entrambe queste decisioni i composti che erano oggetto dell'invenzione erano composti noti, ma in entrambi di queste decisioni non era oggetto di brevettazione il composto in quanto tale, ma la sua utilizzazione. Nel primo caso eravamo di fronte ad un composto noto come regolatore della crescita delle piante che è stato poi brevettato come fungicida. Nel secondo caso eravamo di fronte ad un agente per la riduzione della frizione che era stato invece brevettato come inibitore della ruggine. In entrambi i casi queste invenzioni
furono considerate brevettabili. È importante però considerare che la mera spiegazione di un effetto tecnico non può essere considerata di per sé brevettabile. Per esempio, non è possibile brevettare l'ormone della crescita per aiutare a riprendersi dopo un'operazione, quando si sa che esso favorisce appunto la crescita della muscolatura. Passiamo adesso al secondo requisito sostanziale di brevettabilità, che è l'attività inventiva. Un'invenzione può essere considerata come presentante attività inventiva quando è relativa a qualcosa che non risulta in modo evidente dallo stato dell'arte. È chiaro che questa definizione è una definizione che lascia ampio margine alla discrezionalità e che quindi valutazioni di attività inventiva possono essere soggettive. Spesso, secondo quanto è previsto dall'Ufficio Brevetti Europeo, che è il più importante organo brevettuale a livello continentale, un'invenzione è ovvia se può essere fatta, se sarebbe stata ovvia all'uomo esperto nel campo tecnico. Non è sufficiente mostrare che l'uomo esperto nel campo tecnico o la persona esperta nel campo tecnico sarebbe stata in grado di riprodurre l'invenzione, ma bisogna in qualche modo dimostrare che egli avrebbe avuto motivi per fare appunto l'invenzione. In questo senso l'Ufficio Brevetti Europeo normalmente applica il cosiddetto Problem Solution Approach, che consiste nell'identificare la differenza rispetto allo stato dell'arte e vedere se questa differenza risolve un problema tecnico e capire se in qualche modo lo stato dell'arte, quindi tutto ciò che era stato reso disponibile al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto, in qualche modo suggeriva di utilizzare questa differenza per risolvere questo problema tecnico. Possono essere poi considerati dei cosiddetti indizi secondari per la valutazione dell'attività inventiva. Si può ad esempio vedere se c'era un cosiddetto long felt need prima del deposito della domanda di brevetto, quindi comprendere se c'era un desiderio di avere questa invenzione prima che l'invenzione effettivamente fosse stata fatta e questo desiderio non era mai stato soddisfatto, se c'erano stati dei tentativi precedenti di risolvere il problema tecnico che non erano arrivati a buon fine, se esisteva un pregiudizio tecnico che è stato superato dall'invenzione, se l'invenzione presenta al proprio interno un effetto sinergico, vale a dire un effetto che è diverso dall'effetto dei singoli componenti dell'invenzione. Quindi i componenti dell'invenzione presi singolarmente portano a determinati effetti, se li combiniamo assieme portano ad un effetto combinato che è differente dalla somma dei singoli effetti dei singoli componenti. Se c'è un effetto sorprendente e se c'è un effetto commerciale di successo. Ecco, tutti questi indizi che ho elencato adesso sono indizi di un'attività inventiva del trovato e quindi a favore dell'originalità. Gli altri due requisiti importanti da un punto di vista brevettuale sono l'applicabilità industriale e la moralità. Per applicabilità industriale si intende che l'invenzione deve essere utilizzabile o producibile a livello industriale. Tipicamente questo requisito non è un requisito che dà dei problemi da un punto di vista pratico, perché nella stragrande maggioranza dei casi l'inventore inventa qualche cosa che effettivamente è riproducibile o utilizzabile a livello industriale. Per quanto riguarda invece la moralità, questo è un requisito che molto raramente dà dei problemi. In campi tecnici come l'elettronica o la meccanica difficilmente ci sono problematiche legate a questo requisito, più tipicamente questo requisito entra in gioco quando ci sono delle invenzioni in campi tecnici come le biotecnologie. Ecco, in questi casi, come vedremo poi nella prossima lezione, il requisito può giocare un ruolo rilevante. È comunque importante sottolineare che il fatto
che una legge proibisca l'utilizzo di un'invenzione non vuol dire di per sé che un'invenzione non sia brevettabile. Ad esempio, un prodotto farmaceutico di per sé, se non è stato oggetto di una cosiddetta autorizzazione all'immissione in commercio, non può essere commercializzato, ma può essere certamente brevettato. Un'arma da fuoco può certamente essere brevettata, ma non necessariamente può essere commercializzata e soprattutto utilizzata liberamente. Esistono poi tutta una serie di esempi di invenzioni che, pur essendo considerate invenzioni, non possono essere brevettate. Per esempio, non possono essere brevettate le scoperte scientifiche, le teorie matematiche, le creazioni estetiche, gli schemi, le regole, i metodi per fare atti mentali, giochi, per esempio i giochi di società, metodi per fare attività di tipo commerciale, i programmi per i laboratori. Tutti questi non sono oggetto di possibile brevettazione. Anche le presentazioni di informazioni, come per esempio quella che sto facendo io in questo momento, non può essere oggetto di brevettazione. Al limite, essa può essere oggetto di protezione tramite il diritto d'autore. Ecco, in quest'ultima slide presento alcuni testi che possono essere consultati anche semplicemente attraverso internet per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato in questa lezione.